Dunque, adesso voglio parlarvi, prima di ritornare sul campo, voglio introdurvi un argomento che molto spesso è poco considerato da noi fotografi, non ci si presta molto spesso la necessaria attenzione, salvo poi è proprio questo che fa la differenza tra una giornata gradevole in natura e una giornata molto pesante. Vi sto parlando in sostanza dell'attrezzatura fotografica, di come riponiamo la nostra attrezzatura fotografica, di come noi componiamo la nostra borsa fotografica. Ben inteso, questa è la mia borsa, è ciò che io metto all'interno della mia borsa in base all'attrezzatura di cui credo di aver bisogno nell'arco di una giornata come questa, ma credo che quello che c'è qui dentro possa rappresentare un buon compendio di tutto quello che ci serve in una sessione lunga come questa, in cui abbiamo avuto diverse necessità e abbiamo avuto tante variabili. E quindi questa, ben inteso, è la mia borsa. Ognuno poi naturalmente la personalizzerà in base al suo corredo fotografico e in base alle sue esigenze. Vedete qui due zainetti. In realtà io preferisco, questo è uno zaino da 25 litri, questo è un normale zainetto di quelli che usano i nostri figli a scuola sostanzialmente. Io preferisco questa combinazione, e cioè preferisco avere uno zaino un po' più piccolo, questo è da 25 litri, ripeto, e poi se mi avanza dell'attrezzatura, che comunque avanza sempre, riporlo in questo zaino che, come vedete, è molto leggero. E allora vediamo che cosa ho messo dentro questa borsa. Vi dicevo, zaino da 25 litri, come se ne trovano tanti, c'ha un po' di tasche esterne, c'ha la sua struttura impermeabile che lo ricopre in caso di necessità. E allora vediamo cosa c'è dentro questa borsa. In queste due tasche, una batteria di ricambio che è sempre utile, soprattutto quando si usano più macchine sostanzialmente, e poi delle batterie, un set di batterie di ricambio, perché utilizzerò, vedremo, un flash. Nella parte inferiore un set di straccetti di quelli che si utilizzano per pulire gli obiettivi e per pulire le lenti. Quando siamo in queste zone vi assicuro che questi non bastano mai, non sono mai sufficienti, quindi io infatti, proprio per questo motivo, oltre a quelli che normalmente si trovano in commercio, utilizzo anche poi delle magliette tagliate e soprattutto senza i bordi, uno schizzo d'acqua. Se arriva uno schizzo d'acqua sulla macchina fotografica o sull'obiettivo, con quegli straccetti così piccoli non lo togliete, con questi invece è molto più facile agire. Per passare all'attrezzatura un po' più specificatamente, questo è un piccolo aggeggetto che voglio farvi vedere, è una custodia per le schede, che è molto utile perché, come vedete, da questa guarnizione è impermeabile. Questa, una volta chiusa, la si potrebbe buttare potrebbe anche cadere nell'acqua, galleggerebbe perché è anche galleggiante, e non rovinerebbe le nostre schede, che sono la cosa più preziosa che noi abbiamo con noi. Allora, per quanto riguarda l'attrezzatura, qui c'è un flash. Io lo porto sempre con me, un flash, uno di quegli strobo flash a TTL, che ci facilita di molto il nostro compito. Può sempre essere utile se c'è una zona che non riusciamo a rendere perché magari è troppo sottoesposta, è troppo scura, allora può veramente essere utile. Quindi abbiamo un flash. Per quanto riguarda le fotocamere, io utilizzo due fotocamere. Questa è la mia Fida 5D Mark II, che utilizzo sempre per il paesaggio, e poi, nonostante utilizzo in queste condizioni di volabilità di acqua, in queste condizioni un po' più disagiate, diciamo così, questa è tropicalizzata,
se si bagna non succede nulla, entro certi limiti chiaramente. Ho anche macchine come la 5DS-R che scattano fotogrammi a 50 megapixel, ma i 25 megapixel di questa li ritengo più che sufficienti per questo genere di fotografie. Porto sempre con me, nonostante lo utilizzi veramente poco, un secondo corpo macchina. Questa è una 7D Mark II che utilizzo generalmente per la fauna, la porto con me in caso ci fosse qualche problema con il primo corpo macchina. Capitolo obiettivi. Il mio obiettivo principe in questo genere di fotografia è il Canon 1635 F4. È qualitativamente allo stesso livello dell'F2.8, c'è solo quel diaframma in meno, costa notevolmente in meno, ma è notevolmente più leggero. Io lo preferisco a quell'altro, devo dire la verità, perché è molto più pratico. Questo è l'elemento, il mio obiettivo principe. Un obiettivo che non lascio mai a casa, oltre al primo che vi ho fatto vedere, è questo. Questo è un Samyang totalmente manuale, 14 mm 2.8. Sembra una differenza da poco, ma in realtà è veramente grande la differenza di 2 gradi nell'angolo di campo. E poi questo è un obiettivo che ha una nitidezza straordinaria. Io non lo lascio mai a casa perché mi consente di fare delle fotografie che quell'altro obiettivo non mi consente di fare. Un altro obiettivo che utilizzo molto è il 70-200 Canon, questo è l'F4, anche qui porto questo perché è un obiettivo che è molto meno pesante rispetto al 2.8 ed ha più o meno la stessa qualità. Lo utilizzo soprattutto nelle fotografie quando voglio comprimere i piani. Bene, un altro obiettivo ancora che utilizzo è il Canon 100 2.8, perché in queste condizioni, con queste condizioni di fotografia, fotografando nelle pozze, si verificherà prima o poi l'esigenza di avere un obiettivo macro, e poi un vecchio macrofotografo come me non può mai lasciare a casa un obiettivo macro. E ancora, ultima riguardo agli obiettivi, il moltiplicatore di focale. Il moltiplicatore di focale, questo è un moltiplicatore di focale 1,4, ho anche il 2 ma non lo utilizzo. L'1,4 non induce pressoché nessuna perdita a livello qualitativo e quindi questo lo utilizzo soprattutto in combinazione con il 70-200, sempre per quel discorso della compressione dei piani. Bene, terminato il... c'è un accessorio che voglio farvi vedere. Questo è un viewfinder. Viewfinder mi serve praticamente per guardare di fino, per fare una regolazione di fino, mi ingrandisce di 3 diottrie e per chi è presbite come me è veramente una salvezza, e mi consente di fare delle regolazioni di fino sulla messa a fuoco, soprattutto negli angoli, nei punti più critici del fotogramma. Bene, capitolo filtri. I filtri che si utilizzano in questo genere di condizioni sono intanto il polarizzatore, che è un filtro eccezionale, che è un filtro che diciamo è un must e che serve per polarizzare la luce del sole e per dare più vividezza, più contrasto alle nostre fotografie, ma io lo utilizzo in questi casi più che altro per togliere i riflessi dalle pozzanghere. E poi tutta la serie degli ND, che sono i filtri a densità neutra, neutral density, e servono per tagliare tutte le frequenze luminose e per allungare i tempi di esposizione, e fare il famoso motion blur. Qui ci sono quelli da 8 che tolgono 3 diaframmi, e poi tutta la serie, quelli da 16 3 diaframmi, 32 4 diaframmi, 8 3 diaframmi, 16 4 diaframmi, 32 5 e 64 6 diaframmi.
E poi c'è un ulteriore filtro, che è il filtro ND digradante, che praticamente toglie i 3 diaframmi solamente nella parte superiore, e questo si utilizza per compensare le differenze di esposizione tra il superorizzonte e il suborizzonte, oppure in caso di neve in caso di neve si utilizzerebbe in questa maniera qui. Questo è un filtro lì, è uno dei filtri migliori probabilmente che ci sono di questo genere, con il suo holder che serve per tenerlo montato sull'obiettivo. Bene, direi che con questo abbiamo terminato per quanto riguarda l'esposizione di quello che c'è dentro la borsa fotografica. E vedete, qui c'è un altro zainetto. Vi ho detto che l'attrezzatura che non riesco a far entrare dentro lo zaino fotografico la inserisco qui dentro. Vediamo che c'è qui. Ecco, per esempio c'è tutto il sistema dei filtri per il Samyang, che essendo un obiettivo particolare con il paraluce fisso ha bisogno di tutta una sua attrezzatura molto particolare. Questo è il suo holder, per esempio, e questo è il suo filtro digradante. Vedete per l'ampiezza dell'angolo di campo quanto sia più grande questo rispetto a lì che vi ho fatto vedere prima. Questo è un sistema della Wonder Pana, una ditta americana, estremamente professionale e molto ben fatto. E poi negli altri scomparti di questo zainetto vediamo che c'è un asciugamano, che è sempre utile in casi bagnati come questo, un K-Way che è anche lui qualcosa da portarsi sempre appresso, non si può mai sapere, e poi un po' d'acqua, non fatevela mai mancare, e poi nella tasca anteriore i documenti, il portafoglio, il cellulare, una barretta energetica, anche questa molto utile perché qui si va in cali di zuccheri molto spesso, molto frequentemente e molto facilmente. Ecco, direi che con questo abbiamo terminato il discorso relativo all'attrezzatura da riporre nella borsa fotografica. Ripeto, questa è la mia borsa fotografica, personalizzata sulle mie esigenze. Poi è ovvio che ognuno di noi, ognuno di voi potrà personalizzare la sua attrezzatura come meglio crede. Però ritengo che qui dentro ci sia tutto quello che serve, vi abbia fatto vedere tutto quello che serve per coprire ogni esigenza che ci si possa presentare in una giornata fotografica completa dalla mattina all'alba come questa.